Esiste un popolo tra le montagne della Colombia a più di 3000 metri di altitudine che da secoli combatte per non scomparire. Le tradizioni sono la sua forza e la sua bandiera. Siamo a Silvia, un villaggio nella regione del Cauca, nel sud della Colombia. A guardarlo dall'alto sembra un semplice paesino di montagna, con la chiesa al centro e la natura protagonista. Ma da vicino ci si rende conto che nasconde qualcosa. Il video di oggi è una montagna russa continua, un equilibrio precario tra situazioni ridicole e questioni pesanti, tra risate e lacrime, tra bellezza e orrore. È un posto complicato questa Silvia e oggi non vediamo l'ora di raccontare che cosa è successo. Prima però ti rubiamo qualche secondo del tuo tempo per ricordarti di iscriverti al canale. Per noi significa tantissimo, grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, stamattina bella colazione, anche era già pronta. Già bevendo il caffè stamattina. Piattini, abbiamo messo le cose fuori da asciugare, ecco, se non cominciamo con una mutanda in primo piano non va bene, noi, non no, va bene. Esatto. Buongiorno ragazzi, allora stamattina stiamo lasciando Popayan, siamo molto leggeri con due zainetti leggerissimi, abbiamo lasciato quello grosso bello pesantone alla signora che però rivediamo domani perché oggi temporaneamente andiamo in un paesino sulle montagne che è a un'ora da qui, si chiama Silvia, esattamente come Silvia in italiano. Adesso stiamo passando attraverso la piazza principale e la stazione degli autobus è da quel lato a 1,5 chilometri. Abbiamo già fatto colazione stamattina, anche se devo dire, vedere tutti i banchetti che vendono le arepas, le empanadas, così la mattina stuzzica un po' sempre l'appetito. Però visto che abbiamo fatto colazione presto possiamo partire subito, quindi andare subito questa mattina. Piccola storia triste ragazzi. Allora, se state mangiando fermatevi un attimo, abbassate il volume, quello che è. Comunque io adesso ci siamo fermati un attimo a prendere un altro caffè, anche perché avevo una sorta di bisogno dentro di me e dovevo tirarlo fuori questo bisogno. Non ho chiesto alla signora posso usare il bagno? Sì il bagno, e l'ho usato il bagno. Il problema è che era tutto attappato, cioè intappato proprio, è rimasta tutta l'acqua quasi fino all'orlo, ecco. Allora vabbè, io aspetto un attimo, non scende quest'acqua, vabbè, alla fine lascio il bagno e dico signora sta un problemito. La signora va, vede l'orrore, torna fuori, ora non si poteva usare, ma come signora, te l'ho chiesto, mi ha detto di sì e io l'ho usato, cioè non è che è colpa mia. La signora, vabbè, alla fine siamo tornati dentro dopo 2 minuti, l'acqua era scesa e si è chiusa così, diciamo, però la signora ci è rimasta veramente male, io non so cosa devo fare. Io ridevo lì fuori, perché cosa vuoi fare in questa situazione se non ridere? È un po', voglio dire, imbarazzante. Eccoci al terminal, passiamo oltre. Direi di sì, voltiamo pagina. Andiamo a Silvia. Biglietto preso, 1 ora 24.000 in 2, quindi 12.000 a testa, sono circa 2 euro. Abbiamo chiesto anche al signore della biglietteria come fosse la situazione a Silvia, ci ha detto che è tranquilla. Eccolo il numero, è lui. Comunque non è bello quando la tua popò diventa una questione internazionale. Tutto il bar, tutte le signore. La popò. Tutti che parlavano. Abbiamo scoperto che in spagnolo si dice popò. Uguale, quindi non è che lo urlerai sull'autobus con la gente. Giusto. In effetti. Cioè, non siamo soli. No, c'è qualcuno. E comunque ecco, passiamo magari a situazioni, cose un po' più. Dai, forse è meglio. Comunque noto soltanto adesso questo bel tendage e lì in fondo ci sono anche degli spolverini. Ciao, gracias. Siamo arrivati ragazzi. Che figata.
Prima di continuare con l'esplorazione, ragazzi, un'informazione importantissima: dal 20 di novembre fino al 1 di dicembre compresi, tutte le polizze viaggio EiMondo sono scontate del 15%. Non vi sto a ripetere tutta l'importanza che ha fare un'assicurazione viaggio prima di partire, ma vi lasciamo il link in descrizione dove avete già lo sconto, basta cliccare sul link. E un'altra cosa, questo sconto si va a sommare ad eventuali altri sconti per le famiglie e per i gruppi. Allora ragazzi, qua cambia tutto immediatamente, perché appena si scende dall'autobus ti rendi conto che sei in un luogo totalmente diverso. Infatti qua la maggioranza delle persone che abitano a Silvia è di etnia Misak, quindi una tribù indigena, ed è tutto molto molto diverso. Ora andiamo perché Angela ha una questione. Allora, devo fare la pipì, ragazzi, devo farla nel bar dove l'ha fatta Paolo, ma purtroppo dopo che ha bloccato niente, me la sto tenendo da un'ora, quindi andiamo a cercare un posto dove dormire. Non c'era nulla su internet, quindi andiamo proprio a cercare porta a porta. Qui c'è un hotel ideal. Aspetta che passiamo. La belva umana. Andiamo all'hotel ideale a vedere. Vediamo. Tutto bloccato. Buenas. Riproviamo. Bello in alto il campanello. Niente ideale, ne proviamo un altro. Buenas. Forse ci siamo. Ahí. ¿Esta? Ah. Aquí hay una que queda cerquita aquí al baño. Ok, perfetto. Sì, perfetto. Muchas gracias. Sta bien. Bene così ragazzi. Presa la camera per una notte. Abbiamo addirittura il catodico che da poco non vedevamo sinceramente. Comunque ragazzi, per fortuna c'è un bel sole, perché siamo saliti a 3000 metri e teoricamente qua senza il sole secondo me si sta molto molto freschi. Angela finalmente è andata in bagno. Fatela pipì. Ecco. Momento tisanina, anche chiamata aromatica, per mandar giù quello che abbiamo mangiato a colazione, che è rimasto un po' sullo stomaco per il viaggio bello curvolento che ci ha portato qua su. Comunque in tutte le panaderie qui in Colombia c'è sempre questo odore di burro nell'aria che proprio ti attirano. Tu entri sentendo il burro, ti senti avvolto dal burro. Ma che bella questa versione piccolina del nostro autobus preferito della Colombia. Anche lui un Dodge abnorme, però poi è molto più piccolino per andare qua in zona. Oddio, quanti cavalli ci sono! Buenas! Questo è rimasto indietro, si è slegato, ma li segue comunque. Il paese ragazzi è piccolino, 4 vie, alla quinta già siamo sullo sterrato, all'esterno nella natura. Scene assurde ragazzi, questa dei cavalli, non lo so. Quei signori che tiravano i cavalli col motorino. Il motorino, se succede qualcosa lì il signore perde un attimo il controllo, mamma mia. Lasciamo perdere. Qua invece abbiamo 2 cavalli molto più tranquilli che salutiamo, sono belli tranquilli qui. E adesso noi proseguiamo da quel lato, c'è il fiume, un ponte e un lago. Scalette minuscole, siamo arrivati in alto. Questo è il laghetto che sembra artificiale, si trova più in alto rispetto al resto del paese. Ci sono un sacco di aironi che stanno volando in questo momento e nidificano sopra questi alberi che sono pienissimi. Tutti quei puntini bianchi sono degli aironi, infatti si intravedono anche tutti i nidi lì sopra, e lì sotto invece c'è quello più grosso lì che aspetta. Ragazzi, c'è un odore nell'aria fortissimo, ma succede soprattutto quando usciamo dalle città, nelle zone più rurali, nelle montagne, proprio odore di quella pianta Famosa. Quella pianta famosa. Marijuana. C'è un odore di marijuana fortissimo nell'aria. Sì, perché in alcune zone della Colombia cresce naturalmente la pianta, in altri casi viene proprio coltivata e quindi nell'aria c'è proprio quel
tipico odore di ostello. inconfondibile. Tipico odore di ostello, ragazzi, nella natura, una roba incredibile. Comunque ecco, è vietata. È vietata per, diciamo, forme ricreative, invece è legale quella medica e quella veterinaria, quindi ci sono delle leggi specifiche anche in Colombia. Comunque ecco, fa specie, ogni tanto ti giri cos'è questa zanfata, zanfata, c'è un cagnetto qua. Che succede, cagnetto? Hai paura di scendere? Vieni qua. Ecco qua. Il signore dell'hotel ci ha consigliato vivamente il ristorante della signora Gloria, che è la moglie, e questo è l'ingresso. Molto carino, devo dire, molto locale. Eccola la signora in azione. Hay carne sudada. Sea sobrebarriga. E algo con pollo? Iniziamo con questa zuppa di mais. Allora vi dico il profumo che ha per farvi capire, sa di polenta, cioè che quella arriva... scura, tipo della sì, Valtellina. polenta taragna, tipo. Esatto. Quindi è arrivato questo piattone di polenta scura in pratica in zuppa. Questa è la prima volta, una polenta versione zuppa con tutti i fagioli, buonissima. le patate dentro. Buonissima. Ah, signora Gloria, ragazzi, già può vincere un premio. I tavoli sono pochi, quindi si condividono. Noi siamo con questo signore e qua dietro c'è la TV con tutte le notizie. Eccolo qua. È arrivato anche il piattino. Ci mettono un po' di più a fare da mangiare perché fanno proprio tutto al momento le signore lì dietro. I Misak sono la popolazione indigena che vive in queste terre da moltissimi secoli, sono qui da ben prima dell'arrivo degli spagnoli. Il nome Misak significa la gente dell'acqua e questo già simboleggia il loro legame fortissimo con la terra, che chiamano la Grande Madre. Infatti, mentre l'uomo è transitorio, la terra è eterna e quindi va rispettata e onorata. Al centro della vita sociale dei Misak c'è la famiglia, il nucleo familiare è importantissimo quanto lo è il matrimonio. Si tratta di una società patrilocale. In pratica, quando c'è un matrimonio all'interno della famiglia, la famiglia nuova, il nuovo nucleo familiare andrà a vivere nella casa dei genitori del marito. Questo fa sì che si preservino sempre di più le tradizioni. Altro elemento che permette appunto di conservare le tradizioni, di tramandarle di generazione in generazione, è il fatto che i matrimoni spesso avvengono tra persone che appartengono alla stessa etnia, però di villaggi diversi, questo per evitare che ci siano matrimoni tra consanguinei. La visione Misak si basa su un dualismo, che è quello tra sole e luna, tra maschile e femminile, e una figura centrale è quella del curandero. È colui che conosce benissimo tutte le erbe medicinali, che fa da tramite tra l'essere umano e gli spiriti, e lui anche che si occupa della cerimonia di purificazione, che è quella che permette all'uomo di ristabilire un equilibrio sociale e biologico. Alla base dell'economia di questa zona c'è sempre stata l'agricoltura, tanto che quando gli spagnoli sono arrivati qui, la prima cosa che hanno fatto è stata confinare la popolazione in terreni molto piccoli, assegnandogli soltanto questi terreni che non erano sufficienti per il loro fabbisogno. Hanno anche cercato di togliere le loro tradizioni, di cancellarle, di renderli sempre più simili ai coloni. Non ci sono riusciti e ancora oggi questo è motivo di orgoglio tra la popolazione dei Misak. La cosa che salta subito all'occhio è come i Misak siano riusciti a mantenere le loro tradizioni nonostante il tempo, nonostante il fatto che ci siano comunque ovviamente tantissimi contatti, no, con la società chiaramente moderna, e questo si vede tantissimo soprattutto nell'abbigliamento. Per il popolo Misak i vestiti non sono elementi estetici, ma riflettono i valori comunitari e il rapporto con la natura. Ecco come si compone l'abbigliamento. Le donne indossano una gonna lunga scura che rappresenta la madre terra. In vita hanno una cintura di tessuto chiamata ciumbe, con ricamati dei disegni che raccontano una storia. L'acqua, la natura, gli animali, le persone, i soggetti possono essere diversi. La cintura viene usata anche per trasportare i bambini. Nella parte alta portano generalmente 2 scialle di lana, uno di colore blu come l'acqua delle lagune e uno rosso, simbolo del sangue versato dai Misak nella lotta contro la colonizzazione. Al collo portano grandi collane bianche che rappresentano la purezza ma anche la vita in armonia con la natura. Importanti sia per l'uomo che per la donna sono anche i cappelli. In feltro o in paglia simboleggiano il ciclo della vita. Anche gli uomini indossano delle gonne chiamate pal e sono di colore blu come l'acqua.
Lo scialle che portano sulle spalle è generalmente dello stesso colore della gonna delle donne e rappresenta la famiglia e la protezione dei suoi membri. Al collo hanno una sciarpa rossa, elemento di forte identità culturale. Si è fatta sera, siamo venuti nella stanza, fa bel freddo, ma come vedete abbiamo delle temperature diverse. Io e Paolo, io sono con la giacca, la felpa sotto la coperta. Non fa così freddo. E Paolo con le maniche corte. E voglio vedere quando farà veramente freddo, cara. Sì, esatto. Comunque ragazzi, noi non... Sembra che facciamo le cose a caso, ma non le facciamo sempre a caso. Ogni tanto ce le studiamo. Infatti... Mi piace questa premessa. Infatti, noi siamo qui per un motivo, perché domani, proprio qui a Silvia, succederà qualcosa di molto molto interessante. Un uomo coraggioso che ha deciso di andare a farsi la doccia con questo freddo. Sei sicuro che vuoi uscire? È la Madonna. È fredda? Fuori sì, qua no. Qua si sta abbastanza, abbiamo scaldato un po' l'atmosfera. Quindi vai, ti lanci? Doccia elettrica, sperando di non rimanerci secco. Ecco. Eccolo l'accrocchio della mia doccia preferita al mondo, con tutti i fili che qua partono, arrivano a questo mega interruttore. Ragazzi, qua con tutti sti fili, l'acqua, l'umidità, bisogna stare veramente attenti, non toccare nulla e girare piano piano perché si scalda proprio se ne esce poca, perché non è che ci sia tantissimo spazio per scaldarla. In pratica si scalda in questo pezzettino qui e quindi deve essere bassa la pressione. Quindi proviamo, adesso mi sposto perché all'inizio sarà fredda, piano piano. Ecco, quando fa così inizia a scaldare. Il nostro giaciglio stanotte, la temperatura è scesa tantissimo, adesso ci siamo bardati un po', a metà diciamo, comunque sempre, e andiamo, dai, sei pronta? Chiudo la stanza con col lucchettino, quello del diario segreto. È uguale. Ogni martedì mattina arrivano persone da tutte le montagne, da tutte le colline, da tutte le valli per il mercato di Silvia, che è il mercato più grande della zona. Questo qui è l'edificio del mercato visto da fuori, quindi all'interno c'è tutta la zona coperta del mercato, all'esterno invece ci sono, oltre a questi signori che si sono messi qui davanti a vendere anche merce, ci sono dei negozi, ci sono anche dei ristoranti. C'è un colpo d'occhio appena si entra all'interno del mercato perché la struttura è coperta, quindi risulta un po' scura, ma c'è tutta questa frutta coloratissima e non vi dico il profumo di frutta che c'è. La cosa bella di tutti i mercati è che sono tutti divisi per sezioni, quindi questa è la sezione della frutta, guardate quanto è grande, è gigantesca, arriva fino là in fondo, grandissima. Poi là dietro c'è un'altra sezione dei prodotti secchi e chiusi in scatola, panaderia là in fondo e là in fondo la carne. Una sezione così ragazzi non l'avevo mai vista, si chiama addirittura sezione viscere e infatti ci sono tutte le intere ore appese lì con i cagnolini che girano lì attorno. Ecco, già questa ci attira un po' di più alle 7 di mattina. Decisamente meglio. Ecco, ci prendiamo un caffè della signora, ma che bello, il tinto originale del mercato di Silvia. Muchas gracias. Ci siamo anche presi 2 massite de maíz, se ho capito bene il nome. Sono veramente buone ragazzi. Le polentine col formaggio in pratica. Morbida. Sembrano tipo le corsie del supermercato, infatti qua c'è granos y panela e qua si vende tutto il riso, vedete qua, e la panela. Perfetto.
La sezione riso e mais è veramente enorme, ci sono decine e decine di banchetti, anche i cagnolini passano chiaramente qui in giro a cercare un po' di prede. Ah, qua c'è pure il pesce, che ci fa qua il pesce? Non solo frutta e verdura o vestiti, ma anche attrezzi, ragazzi. Qua abbiamo anche i trapani e tutti gli altri accessori. Si vendono anche ovviamente cose che possono essere utili alla vita di tutti i giorni, come le selle dei cavalli. In questa zona coperta il mercato in realtà si svolge tutti i giorni, ma è molto più piccolo, ci sono meno banchetti, meno merce in vendita. Il martedì invece è il giorno in cui tutti vengono qui dalle zone circostanti, non solo per vendere la propria merce però, perché questo mercato di martedì ha anche un'altra funzione. L'altra funzione che ha il mercato del martedì è il fatto che sia un luogo di aggregazione, perché le persone Misak vivono sparse un po' in vari villaggi che sono anche difficili da raggiungere l'un con l'altro. Qui invece si ritrovano e fanno anche delle vere e proprie riunioni in cui prendono delle decisioni che riguardano tutta la comunità. Bellissimo ragazzi, fantastico questo mercato, è diventato enorme perché oltre all'interno c'è tutta questa parte esterna, quindi si è allargato tantissimo e ci sono un sacco di signore che vendono frutta e verdura, quantità di patate impressionante ragazzi, un sacco di qualità diverse. Ci sono anche queste qua viola che effettivamente non abbiamo ben capito cosa siano, però ecco, sì, sono anche queste delle patate. Un tir di uova. In realtà ragazzi la signora del caffè ci ha dato uno spoiler, e cioè che il mercato effettivamente comincia il lunedì, cioè tutte le persone vengono dalle montagne il lunedì, quindi in pratica tutta la merce è molto più fresca già dal lunedì. Oggi è già il secondo giorno, dice che non è il massimo. All'esterno del mercato ci sono tutti questi carretti che chiaramente sono parcheggiati qua e servono per il trasporto della merce. Ammazza ragazzi, qua c'è un sacco di polizia, hanno tutti quanti dei mega mitra e in pratica bloccano la strada lì, cioè sono lì proprio all'ingresso del paese. Infatti dobbiamo ancora approfondire la questione sicurezza. Questione sicurezza ragazzi, perché noi fino all'ultimo in realtà siamo stati un po' sul chi va là, nel senso che non sapevamo esattamente se venire o se non venire. Ci sono un po' informazioni un po' discordanti anche su internet, bisogna informarsi tantissimo in tutta la Colombia e questo è fondamentale ovunque si vada, e quindi per questo siamo stati un po' così, eravamo un po' in dubbio. In realtà poi siamo venuti perché abbiamo capito che la situazione era tranquilla, abbiamo chiesto anche in giro. È che proprio a settembre 2025 c'è stato lo scoppio di un ordigno proprio di fronte alla sede della polizia di Silvia, questo paesino, proprio dietro il posto dove dormiamo noi. Ci sono diversi gruppi armati che operano proprio nelle zone rurali di tutto il Cauca, cioè questo stato, e che vogliono il controllo della zona, delle campagne. Per questo spesso si scontrano con la polizia, quindi è una cosa fra gruppi armati e polizia. Il problema è che chiaramente le vittime possono essere anche civili, diciamo nel teatro di uno scontro tra queste due fazioni contrapposte. Dopo l'attacco di settembre lo Stato ha mandato qua militari, polizia, quindi molto più controllo da parte dello Stato qui adesso. Non è così in tutta la Colombia, ci sono zone che al momento sono totalmente abbandonate alla polizia e dove chiaramente questi gruppi operano liberamente. Posso dire ragazzi che il fatto che ci siano così tanti militari in un paesino così piccolo mette un pochino di ansia. Toglie un po' anche quella poesia, diciamo, sì, del luogo, del villaggio rurale in mezzo nelle montagne, ecco. Oggi ragazzi ci sono ancora più... cosa tira fuori? Mamma, cosa butta fuori quel mega trattore? Comunque ragazzi è pieno di questi autobus, quindi quello che abbiamo preso noi quella volta famosa in cui, mamma mia ragazzi, è venuta giù la montagna, non era un caso isolato, ce ne sono tantissimi in Colombia, soprattutto nelle zone più rurali, perché trasportano le persone, diciamo, dalle zone un pochino più difficili da raggiungere, e quindi c'è bisogno di potenza, la potenza che ti può dare un mezzo del genere. Qua per esempio, ecco, si sta molto più comodi perché ci sono queste belle poltrone. Niente ragazzi, non ce l'ho fatta a trattenerla. Guarda che forma strana che ha questa chiesa, stranissima. Qualcuno ha lasciato i cipollotti. Quanto è bello questo ragazzi, il Re d'Oriente, tutto con tutte queste serigrafie bellissime, cavalli, c'è anche
un Gesù con la corona da questo lato. Quanto sono spettacolari. Comunque rispetto a ieri tutta la piazza principale è tutta un'altra cosa, perché sono spuntati tutti questi banchetti dove le signore Misak vendono i loro prodotti tipici, e anche il resto della piazza è bello pieno di persone che sono qui a rilassarsi, come Angela per esempio. Il signore vende di tutto un po'. Sí, no, eso lo metti y va jalando, metti y va jalando. Ah, ecco, sta spiegando come funziona. Questo è un cacciavito. Che è questo? Esta es la que usted necesita. Ah, Le remendar zapatos. ah, per sistemare le scarpe. Zapatos. Ese usted lo mette y jala, mette y jala. Ah, ok. Grazie. Un mercato speciale, ragazzi. Come sapete noi abbiamo questa passione per i mercati. Ovunque andiamo il mercato è il centro di tutto. E qui è speciale, è veramente speciale rispetto anche agli altri mercati che abbiamo visto in Colombia. Sì, è bello vedere questa popolazione che è riuscita a sopravvivere a secoli e secoli, mantenendo le sue tradizioni. Sono sopravvissuti al colonialismo, al tentativo comunque di cancellare completamente la loro identità, di recluderli in spazi molto stretti, e ancora oggi portano con orgoglio le loro tradizioni, quindi il loro abbigliamento. Questa cosa è bellissima e devo dire che è uno dei motivi anche per cui viaggiamo, no? Andare a vedere queste differenze che ci rendono davvero un'umanità pazzesca. La cosa bellissima è che qui anche convivono, no? Convivono col mondo moderno, non è che non abbiano il cellulare, non è che non siano nel mondo in cui viviamo anche noi, semplicemente mantengono quelle tradizioni loro proprie, e questa è una cosa fantastica. In piazza, ragazzi, c'è movimento perché si possono comprare i biglietti per la lotteria di Carnevale, e infatti qua si possono comprare questi biglietti e poi partecipare all'estrazione per la vincita di una moto, quella moto lì. Insomma, ragazzi, vi aggiorniamo sulle attività che ci sono qui in piazza. Qua siamo tutti quanti rilassati, anche noi ci siamo. Sì, ci siamo seduti qua un po' a guardare cosa succede in piazza, perché nelle altre ore del giorno, ieri quando siamo arrivati era molto tranquilla, invece adesso c'è un bel po' di movimento, quindi è bello anche solo star qua, sedersi e guardare tutte le persone che passano, che hanno fatto gli acquisti al mercato. E l'estrazione, ragazzi, Sei tornato ti interessa sull'estrazione? Sarà a Carnevale, che qua però Carnevale è il 10 di gennaio, quindi sta dicendo a gennaio, una data diversa. E attenzione, il primo artista confermato è il Cerrito Negro. Cerrito Negro! Abbiamo parlato del mercato, ma anche i negozi qui sono interessanti. Questo ad esempio vende vestiti e gomme delle macchine. Diversificare, sempre importantissimo. Mancava in effetti il momento balletto. Un sacco di musica nella area anche. Lo sguardo della signora è stato bellissimo. È partito. Ma che coreografia! ¿Para Popayán? Ahorita hay Tiendamo, Popayán luego. Ah, ok. Pronti, ragazzi, adesso a breve si torna a Popayán. Eccolo qua, l'autobus è quasi pieno. Siamo tornati nella nostra stanza a Popayán, la signora ce l'ha tenuta, un bel bordello, un bel casino. Noi ragazzi da qui vi salutiamo. Angela, Scusa se sta roba. Non me l'aspettavo. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi subitissimo al canale. È comodo questo letto rispetto all'ultimo di ieri. Sì, rispetto a ieri, se non è sfondato. Madonna. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Abbraccione di gruppo. Alla prossima. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil